Ciao e benvenuti a questa nuova puntata sui numeri della data di nascita. Oggi parliamo di un numero che ha bisogno di esprimere la propria sincerità, che ha bisogno di essere schietto, che ha bisogno di essere sincero, che ha bisogno di dire ciò che pensa. Stiamo parlando del numero 17. Prima però di entrare nel vivo della discussione, di parlare del numero 17, vi chiedo di mettere un like e di seguirmi per non perdere i prossimi video. Ci stiamo avvicinando, anzi, siamo agli ultimi numeri perché abbiamo ancora il 17 che facciamo oggi, il 18, 19, 20, 21 e 22. Ora ci troviamo nei numeri dei pianeti. Dunque parliamo, questo è il numero delle stelle, poi abbiamo quello della Luna, poi abbiamo quello del Sole e poi passiamo al 20, al 21 e al 22. Ne approfitto anche per rispondere a dei commenti che mi hanno lasciato e che mi scrivono. Io ogni tanto non parlo di tutti i commenti, di tutto ciò che mi scrivono, però ogni tanto ne approfitto in questi video per dire qualcosa. Allora, noi non siamo un numero. Molti mi chiedono, ma che numero sono io? Oppure mi hanno detto che il mio numero è. Ecco, noi non siamo un numero. Se avete visto la vostra mappa dei talenti sul mio sito web all'indirizzo numerologieesoterica.com, avete senz'altro visto che i numeri sono tanti. Anzi, in quella mappa non ci sono tutti i numeri, non sono presenti tutti i numeri. Dunque, noi non siamo un solo numero. Ma c'è da dire di più. Il numero presenta tante caratteristiche, può essere interpretato in tantissimi modi. Il fatto di avere un numero non vuol dire che noi siamo quelle persone, non vuol dire che noi abbiamo quei comportamenti, non vuol dire che quel comportamento ci riguardi. Bisogna contestualizzare, come dico sempre. Bisogna capire come e in che modo noi facciamo certe cose. Come dico sempre, noi abbiamo in potenza tantissimi talenti. Possiamo essere degli artisti, dei ballerini, dei pittori, possiamo essere dei musicisti, ma se nella nostra vita non ci siamo mai messi, non ci siamo mai trovati, non abbiamo mai avuto l'occasione o abbiamo comunque avuto una vita dove ci siamo trovati costretti a fare tutt'altro, è ovvio che non abbiamo sviluppato quei talenti che noi abbiamo in potenza. Dunque, quando io dico che uno dei talenti è, per esempio, quello della musica, e mi sento dire no, ma io non suono. Il fatto che una persona non suoni non vuol dire che non abbia il talento della musica. Vuol dire che il talento della musica ce l'ha, ma non si è mai messo, non ha mai, sviluppato quel talento. Ok? Dunque, adesso, prima di cominciare a parlare del numero 17, partiamo con la sigla. Il 17 viene visto come un numero sfortunato, ma di fatto non lo è. In molte culture viene visto anzi come un numero fortunato e lo vedremo poi dopo quando parleremo appunto dei talenti, no? dei pregi del numero 17. Ok, abbiamo detto che il numero 17 ha a che fare con la sincerità, ha a che fare con l'onestà, ha a che fare con il voler dire quello che pensa, ciò che pensa. E infatti i 17 sono molto schietti e questa schiettezza, diciamo, non è vista tanto bene dalle persone. Anzi, diciamo che da un certo punto di vista potrebbe essere anche offensiva, potrebbe essere giudicante, potrebbe essere qualcosa di negativo.
Vediamo subito la carta dei tarocchi che rappresenta il numero 17. Come potete vedere c'è una donna nuda, completamente nuda, che sta riversando in un fiume sulla terra il contenuto di 2 brocche. Questa donna nuda sta proprio a significare il fatto che la persona vuole essere trasparente, non vuole nascondere niente. Dunque, ecco perché è schietta, ecco perché vuole essere sincera, vuole essere vera, vuole essere nuda come mamma l'ha fatta, dunque non vuole nascondere niente. Il versare l'acqua nel fiume vuol dire il dare, infatti il 17 è una persona generosa, dunque il dare, rimettere, far circolare, diciamo, qualcosa che si ha per non tenerla, perché poi noi arriviamo al 22 dove non vogliamo essere legati a niente, dove ci stacchiamo, ci scolleghiamo completamente da tutto ciò che è materiale. Ecco, il 17 sono persone generose e dunque danno, questo dare naturalmente può essere possiamo interpretarlo in qualsiasi modo, perché può essere qualcosa di fisico, può essere se stesso, può essere la propria attenzione, potrebbe essere il proprio interesse, oppure potrebbe essere proprio dare qualcosa di materiale. Un'altra cosa sul 17 è che sono persone che hanno bisogno di essere trattate in un certo modo. Il 17 è appunto la stella, in inglese la star, ed è proprio da star che vuole essere trattata il 17. Dico trattata, ma naturalmente parlo anche degli uomini, perché nell'immagine del tarocco abbiamo una donna, dunque di conseguenza parlo al femminile perché abbiamo questa immagine femminile. Però il 17 vuole essere trattata proprio come una star, dunque ha molto interesse, nota molto come viene trattata dagli altri. Dunque, quando va, per esempio, in un locale, ha bisogno e vuole essere trattata in un certo modo. Ha bisogno di sacralizzare anche il luogo. Dunque, i 17 sono persone che vanno nello stesso luogo, nello stesso posto, dunque è probabile che se scelgono un bar vanno sempre in quel bar perché hanno bisogno proprio di diventare un punto di riferimento per quel bar o comunque una persona importante per quel bar, o meglio, per quelle persone di quel bar. Dunque le persone che stanno, che la servono, ma anche le persone che frequentano il bar. Quando dico che sacralizzano un luogo, sacralizzano un posto, non riguarda soltanto un luogo come un locale o può essere anche un posto all'aperto, che non soltanto un locale al chiuso, ma può essere anche un posto a sedere, dunque un posto a sedere in un determinato tavolo, e quando scelgono quel posto a sedere e quel tavolo vanno sempre in quel posto a sedere, in quel tavolo, scelgono proprio quel posto e diventa loro, lo sacralizzano e per loro quel posto è importante. Cosa succede quando vanno in conflitto? Ecco, il fatto di essere persone schiette, di voler dire sempre tutto quello che pensano, perché sono persone che comunque dicono, hanno bisogno, non riescono a tenersi dentro nulla, dunque hanno bisogno per forza di dire. E questo loro comportamento purtroppo, come ho detto prima, non viene apprezzato tantissimo dagli altri, perché quando il 17 vuole esprimere un proprio giudizio, perché è in conflitto, naturalmente il 17, 1 più 7, 8, giudica come fa l'8, dunque ha bisogno di dire quello che pensa. Nel dire quello che pensa, non tutti sono pronti ad ascoltare quello che pensa il 17. Ok, o meglio, non tutti sono pronti ad ascoltare quello che pensiamo. Ok, tant'è vero che non tutti hanno il coraggio di dire ciò che pensano. Perché? Perché sanno che l'altra persona potrebbe offendersi e dunque molte volte, spesse volte, anzi direi la maggior parte delle volte, non diciamo veramente ciò che pensiamo. E anche quando ci chiedono come sto, o cosa pensi di me, siamo frenati dal dire veramente ciò che pensiamo su quella persona. E infatti io dico sempre, no? C'è un detto che dice
Se non te lo dice il tuo migliore amico, paga uno affinché lo faccia. Questo perché? Perché è importante conoscere il pensiero degli altri, è importante sapere cosa gli altri pensano su di te, perché finché lo dice una persona ci sta, non ci interessa, è una, va bene. Se lo dicono in due, già un piccolo dubbio dobbiamo cominciare a porcelo, no? Se lo dicono in tre, forse la cosa allora è vera, ok? Dunque, se lo dicono in 4 e 5, addio, ok? Dunque, abbiamo bisogno da una parte di sapere, ma non siamo disposti a sentire il pensiero degli altri, soprattutto quando ci giudicano, quando ci fanno notare qualcosa che non ci piace. Ok, dunque, anzi, tendiamo di solito a giustificare, no? A motivare il perché, che poi alla fine non è interessante il perché facciamo certe cose, ma è importante capire che cosa potrebbe dar fastidio alle altre persone. Io ho tantissimi comportamenti probabilmente che danno fastidio, no? Non giustifico più niente perché me l'hanno detto in tanti. Per esempio, diciamo, al primo acchito, no? La prima volta che una persona mi conosce, pensa che io sia antipatico. Ci sta il pensiero degli altri, di conseguenza ci sta. Poi, naturalmente, una volta che tu conosci la persona e capisci il perché la persona fa certe cose, allora incominci a cambiare il parere, che potrebbe essere sia in bene sia in male. Ok? Allora, abbiamo detto che in conflitto i 17 omettono e mentono, omettono e mentono, proprio perché non possono dire la verità. Anzi, diciamo che arrivano a mentire quando sono proprio in conflitto perché dietro ci sono anche altri fattori, altri problemi, no? Quello che ci interessa di più è il fatto che omettono e dunque quando dicono qualcosa perché sono spinti a dire qualcosa, la dicono, diciamo, omettendo alcune delle cose che dovrebbero dire, ma non le dicono appunto per il motivo che ho citato prima. Poi, nel 17 possiamo dire che hanno degli attacchi di collera, anzi, diciamo che più attacchi di violenza. Stiamo parlando sempre di un 17 in conflitto. Attacchi di violenza, ovvero usano le mani, alzano le mani, dunque picchiano, sbattono, dunque hanno proprio diciamo, degli atti di violenza. Ok? Naturalmente non in tutti. Non in tutti, dipende dal grado di evoluzione e di conflitto della persona. Perché molti, ripeto, molti mi dicono: no, ma io non sono così. Ecco, noi non siamo un numero, ripeto, noi non siamo un numero. Ok? Dunque, io dico delle cose, alcuni si ritroveranno, altri non si ritroveranno, ma non dobbiamo vedere cioè non dobbiamo vederci come un numero, questo è il punto. E un'ultima cosa sul 17, i 17 giudicano. Il 17, 1 più 7, 8, quando sono in conflitto arrivano a giudicare. Giudicano alcuni dei comportamenti che hanno diciamo che non gli piacciono, che in qualche modo lo toccano, anche perché abbiamo detto che il 17 vuole essere trattato da star e dunque alcuni dei comportamenti li giudica proprio perché magari vanno contro il suo modo di vedere, vanno contro il suo bisogno o i suoi bisogni. Vediamo adesso quali sono le parole chiave del numero 17. Sacralizzare, rispettare la natura e gli animali, fecondità, dono, ispirazione, femminilità, coscienza cosmica, ecologia, trovare il proprio posto, star dello spettacolo, successo, fortuna, verità, generosità, azione altruista, donna feconda, allattare, problemi al ginocchio, inginocchiarsi di fronte all'universo, amante ideale, spreco, comunicare, omettere, mentire, problemi estetici, complessi fisici, balbuzie. E queste erano le parole chiave del 17.
dico, lo ripeto sempre, vanno contestualizzate. Vanno contestualizzate perché non, cioè dipendono naturalmente dal contesto, dipendono da chi abbiamo di fronte, con chi ci troviamo, dipendono dal nostro umore, dal nostro stato d'animo, dipende dalle nostre esperienze del passato, dipende dai ricordi, dipende dall'educazione che abbiamo ricevuto, dipende dal nostro ceto sociale, dipende da un sacco di cose. Vediamo alcune cose, no, che interessano i numeri, in questo caso il 17. Quando noi abbiamo una combinata di numeri, per esempio, facciamo un esempio, il 17 con il 5, no? Il 5, come ho già detto, se non l'avete sentito, vi consiglio, o visto, insomma, vi consiglio di andare a rivedere il video dove parlo del 5. Il 17 col 5 funziona in questo modo, no? Ma uno dei modi, non è l'unico modo. Il 5 ha bisogno di essere riconosciuto. Il 17, abbiamo detto, che ha bisogno di essere trattato in un certo modo, ok? Ed è una persona generosa, ok? In conflitto, ecco, una cosa che non ho detto, smette di essere generosa, non dà, ok? Dunque, siccome il 5 ha bisogno di essere riconosciuto, se noi abbiamo un 5 in una posizione importante e un 17 in una posizione meno importante, ecco, il 17 viene fuori quando viene coinvolto il 5. Il 5 fa qualcosa, non viene riconosciuto in ciò che fa, il 17 smette di essere generoso. Ok? Oppure giudica. Per esempio il 17 con un 6, no? Il 6 vuole essere scelto. Vi ricordate il 6? Il 6 è colui che vuole essere scelto, che vuole amare, vuole essere amato, vuole essere scelto proprio per essere amato, vuole essere scelto perché vuole provare l'amore. Noi proviamo amore non soltanto quando diamo amore, ma anche quando riceviamo amore, cioè facendo cose dove diamo amore, ma facendo anche cose dove ricerchiamo l'amore. Ecco, il 17 col 6 si sposa benissimo perché il 6 vuole essere scelto, il 17 vuole essere visto, no? Come deve apparire. Potremmo trovare una persona magari che si cura, che si mostra, che si veste in un certo modo, che ha degli atteggiamenti, delle strategie per piacere, per innamorarsi, per apparire. Oppure potrebbe essere anche una persona che si mette dei complessi perché il 6 ha a che fare con la bellezza, il 17 ha a che fare, cosa che non ho detto, con l'estetica, dove con tutti i conflitti legati all'estetica, complessi, no? E dunque ci possono essere comunque dei condizionamenti da questo punto di vista. Bene, io ho fatto degli esempi, ma potrei farne centinaia, ma mi fermo qui, ok? Anche per oggi, per questo numero abbiamo terminato. Ci vediamo al prossimo numero dove parlerò del numero 18. Dico una cosa in anteprima, nei prossimi video, perché ora siamo ormai in chiusura, parlerò un po' di tutto, parlerò un po' anche di crescita personale, parlerò anche di atteggiamenti, di comportamenti, parlerò di argomenti che sono complementari alla numerologia. Perché questo? Perché per poter essere un bravo counselor non basta conoscere i numeri, noi dobbiamo conoscere l'essere umano, i comportamenti, il perché facciamo certe cose, il cosa facciamo quando succedono, quando ci sono determinate condizioni, e sono tanti fattori che noi poi dobbiamo analizzare per poter decifrare, interpretare il comportamento dell'essere umano. Dunque non basta conoscere i numeri, bisogna avere anche altre conoscenze, e queste conoscenze di cui dispongo voglio renderle pubbliche, voglio darle per aiutare le persone che vogliono, a cui piace, no?
piacciono questi argomenti e che hanno interesse e volontà di fare di questa disciplina, di queste conoscenze, magari qualcosa che può essere utile per aiutare qualcuno. Dunque vi ricordo che sul mio sito all'indirizzo numerologiesoterica.com o mappadeibisogni.it o mappadeibisogni.com, sono tutti indirizzi che vi portano allo stesso posto. Potete trovare tanti argomenti sia in articoli, sia come prodotti, materiali, libri, tarocchi, e potete trovare anche il programma per fare le vostre mappe. Ok? Per poterlo fare dovete registrarvi sul sito. Ok? Vi ricordo anche che per fare le mappe è semplicissimo, basta inserire la data di nascita e viene fuori la tabella con le immagini, i numeri corrispondenti. Cliccando sull'immagine potete leggere il significato di quel numero. Grazie per aver visto, aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo video dove parlerò del numero 18, la luna. Ciao!